che ogni 3 mesi dovevo uscire dalla Corea e quindi il paese più vicino era il Giappone, approfitto appunto di questo fatto per partire con la serie sul Giappone. Sono andata a Naha 2 volte, una ad aprile e l'altra a luglio. La prima volta sono partita da Gimpo, bell'aeroporto tranquillo a Seoul, la seconda volta da Incheon. Entrambe le volte ho preso la Jeju Air. Ricordo che essendo comunque una compagnia low cost devi pagare per il cibo. Comunque mi sono trovata bene. Arrivate all'aeroporto di Naha, quello internazionale, come vedete dalla mappa, uscite non appena potete, attraversate la strada e svoltate a destra e proseguite finché non vedrete la colonnina dell'entrata del monorail che vi porterà in centro. Comunque ci sono le macchinette per fare il biglietto. Io dovevo scendere al Prefectural Office Station perché avevo prenotato all'hotel Nishitetsu Resort in Naha. Come vedete dalla piantina mi è bastato semplicemente uscire dalla stazione, scendere verso sinistra oltre il ponte sul fiume e poi al grande attraversamento pedonale attraversare, girare di nuovo a sinistra ed ecco lì il mio hotel. Pulito, consigliato, belle camere con in alcune addirittura disponibile un cellulare da usare durante il soggiorno, utilissimo anche per le piantine per dove andare. Il personale era molto gentile e disponibile. Davanti proprio all'hotel e più avanti, sullo stesso marciapiede, c'erano dei combini. Ecco, questo è un ristorante che assolutamente sconsiglio. Ci lavoravano, penso, dei bengalesi che mangiavano carne con le mani mentre cucinavano. Inoltre la carne era tenuta al caldo sotto delle vetrinette illuminate, cioè la carne cruda. Ho preso e me ne sono andata. Prima tappa, la spiaggia ovviamente. Sulla mia strada mi sono fermata a questo tempio shintoista. Ecco tutto il percorso che ho fatto. Non so se era un po' una cosa autoindotta, ma francamente ho sentito una fortissima energia in quel tempio, almeno la prima volta che ci sono andata. Comunque vedete c'è anche il cartello su come pregare. Tra l'altro quel giorno c'era un matrimonio di 2 occidentali ed ecco il sacerdote che le ha benedetto pure l'auto. Poi ci sono passata anche di sera al ritorno in hotel comunque. Ecco la bellissima spiaggia di Naminoue, molto più bella ad aprile che a luglio, perché a luglio c'è un sacco di gente che fa il bagno e ci sono un sacco di crociere, quindi l'acqua è un po' più torbida, mentre ad aprile l'acqua era cristallina e comunque faceva tanto caldo da poter tranquillamente fare il bagno. Comunque ci sono queste boe galleggianti a forma di quadrato blu dove solo all'interno si può fare il bagno. No comment. E comunque peccato per questi maledetti ponti di cemento su cui passava una grande strada, come rovinare un piccolo paradiso. Poi un giorno mi sono avviata verso la Miegusuku Tower. Come vedete abbonda di segnali stradali per fortuna e poi non ho fatto che costeggiare il mare. Ma vogliamo spendere 2 minuti per parlare di questa ghiaia? Quando mai non vi è sprofondato il piede nei vialetti e tutte queste cavolo di ghiaiette vi si sono infilate dentro i piedi? Ebbene qui no. Me lo aspettavo già, ero già pronta, ma non per niente sono giapponesi. Questa ghiaietta deve essere stata incollata, morbida ma immobile. Evviva il Giappone! Comunque, andando in là c'era un gazebo con un bar e la spiaggia attrezzata, eccetera, con la musica a palla. Ho pensato a luglio approfitto e vado di sera perché deve essere bellissima con la musica e le luci. Fra l'altro quando sono andata era il 7 luglio, quindi era anche una festa in Giappone. Ho detto vado verso le 9:30, 10. Ma quando sono arrivata era già tutto finito e stavano andando tutti a casa. Ma dico io, ma come si fa? Ed ecco la torre della serie. Siamo in Giappone o siamo su Marte? Comunque, tornando alla stazione della monorail, se invece di scendere giù a sinistra verso il mio hotel proseguite su a destra, sarete subito all'entrata del grande centro commerciale.
da dove poi dalla piazza comincia sulla sinistra la vietta dello shopping e dei ristoranti, che ad aprile era molto più vivibile che a luglio, ovviamente. Comunque quando si entra nello shopping center, ecco la macchinetta che cambia i soldi, assolutamente necessaria. Comunque al piano inferiore di questo centro commerciale c'è il supermercato dove comprate cibo e vari ristoranti dove ovviamente ho mangiato giapponese e cose deliziose. E purtroppo anche sono incappata nel famigerato natto, dei fagioli fermentati che non vi dico, o si amano o si odiano. Io vi giuro che ho provato a finire quel fagottino, ma non ce l'ho fatta. Un sapore, una consistenza assolutamente unici, diversi da qualsiasi altro cibo mai provato. Ed ecco la famosissima patata viola tipica di Okinawa, la Beni Imo, buonissima! Ma vogliamo parlare del fatto che non si trovano negozi di costumi da donna? Cioè, ma è scandaloso, è un paese tipo Alassio, di mare, turistico, e non ci sono negozi per costumi da donna? Ecco la gelateria della catena Blue Seal, dove ti fanno delle crepe riempite di qualsiasi cosa e dove perfino nelle bibite ci trovi una pallina di gelato. Da paura. Altra tappa, da fuori di testa perché me la sono fatta praticamente tutta a piedi, è il Toyosaki Seaside Park. Per meglio dire, me la sono fatta con la monorail fin dove ho potuto e poi tutta sotto il sole. Inutile dire che nonostante la protezione 50 mi sono ostinata di nuovo. Io vi ricordo che Okinawa è un'isola tropicale, me ne sono accorta. Però comunque per un attimo mi sono sentita proprio nell'atmosfera tipica dei cartoni animati giapponesi, dove c'è questa vegetazione, d'estate ci sono i grilli che cantano, bellissimo. Una volta praticamente arrivata a questa spiaggia, sti aerei mi passavano sopra la testa, ma a distanza ravvicinata, cioè altro che in atterraggio erano. Ma vogliamo parlare degli altrettanti caccia americani sulla testa a sfioro? Peccato che le foto non le trovo più. Comunque, dopo 1000 chilometri a piedi sotto il sole ostinante, con un unico scopo, un bel bagno in quel mare cristallino e tropicale, appena metto un piedino dentro l'acqua non mi ferma il bagnino. Motivo? Questi cartelli, i favolosi abitanti super velenosi dei mari tropicali. No comment. Ecco, guardate solo il bel falsissimo sorrisino giusto per fare una foto e poi serietà massima, tipo porca di quella puzzola, ma io volevo fare un bagno. Chiudo invece con questa bella foto della spiaggia di Naminoue, dove almeno si poteva fare il bagno, ovviamente dentro il recinto. Io vi consiglio di andare a Naha perché è molto bella. Vi ricordo che è sull'isola di Okinawa e quindi il clima è tropicale, quindi il sole è bello forte. È una città molto carina, rilassante. Se vi volete fare il bagno è difficile proprio per tutti quei pesci, quelle cose velenose. Una dritta sul viaggio di ritorno dall'aeroporto di Naha è veramente un incubo. Ci sono solo 2 zone per fare il check-in A e B e quindi tutti quanti i voli vengono convogliati in quelle 2 zone, quindi è un incubo tornare indietro. E vi ricordo che se potete fare il bagno dovete farlo solo nell'area recintata dalle boe.